Ben ritrovati e buon anno da un Marco Chiari particolarmente raffreddato. Allora, cosa ci fa un appassionato di penne stilografiche quando è ammalato a casa? Non fa altro che passare in rassegna le varie penne e magari, perché no, vedere di sistemare le piccole cose, le piccole magagne, perché anche le nostre penne si ammalano. Allora, cosa succede? Ho preso la mia bella John Sterling e ho detto, ci metto dentro una cartuccia dei nuovi inchiostri che ho acquistato. Tra l'altro arriveranno anche video di nuovi inchiostri, uno più bello dell'altro, e però, sorpresa, la penna non ne vuol sapere di scrivere. Cosa succedeva? Succedeva che l'inchiostro fuoriusciva da questa parte, quindi proprio dalla parte, dall'attacco dell'anello del conduttore, ma non riusciva ad irrorare, per così dire, tutto il conduttore e quindi fare arrivare l'inchiostro fino alla punta della penna. A volte con certe stilografiche può capitare che ci sia un'eccessiva pressione, soprattutto nei pennini flessibili, e che quindi l'inchiostro non riesca a raggiungere la parte finale del conduttore, ma siccome le penne so che insomma le tengo in una certa maniera, non era questo il problema. Il problema si è manifestato nel andare a sfilare il pennino, perché come avrete visto nel video e dalle foto, è un pennino che è praticamente annegato in questo anello, e non avendolo mai smontato mi sono domandato come posso fare. Allora, intanto sapete che la John Sterling è praticamente una Omas Rinascimento, ma può essere assimilata all'Aurora Ashtir, forse anche alla Marco Polo. E allora come si fa, come non si fa? Per non sbagliare bisogna informarsi. Come vi ho già detto tante altre volte, esiste un forum in Italia che è fountainpen.it, che è una miniera di informazioni. Ci sono appassionati e professionisti, oppure appassionati non professionisti ma che ne sanno come i professionisti, che vi possono aiutare con la funzione cerca. Andate a scovare tutte le informazioni che servono. Si fa sempre per gradi. La prima cosa è analizzare la situazione. La situazione mi fa capire che non può essere sfilato il pennino direttamente, non poteva essere sfilato da quest'altra parte, perché si vede chiaramente che la resina eccede il blocco in argento. E allora l'altra possibilità è quella di svitare. Lo abbiamo detto tante volte, magari tutti i pennini fossero come quelli delle Pelikan serie M, che basta svitarli e li sostituisci in un attimo. Qui la cosa è un po' più complicata. Con molta attenzione, magari con un po' di carta, con un panno, con un fazzoletto, provate con una minima pressione a vedere se si gira. No, non si gira. Allora, cominciamo con il primo rimedio. Gli si dà una piccola, modesta scaldatina con il phon, giusto per ammorbidire le plastiche. Ci riusciamo? Non ci riusciamo? Nel mio caso no. E allora, bene, facciamo un bel bagnetto. L'ho messo in acqua calda per 15 minuti, 20 minuti, una mezz'oretta, quello che è, acqua calda non bollente, un'acqua tiepida, come lascio al vostro buon senso. Neanche quello ha dato risultati, e allora un'azione un pochettino più forte. Abbiamo messo una goccetta, mezza goccetta di sapone per piatti, niente, ha spurgato l'inchiostro residuo, quindi è stato efficace per quello, ma ancora non riuscivo a smontarlo. Allora, altro passetto, ho messo un po' di aceto e a bagno tutta l'unità. Ovviamente qui cronometrate un po' il tempo, 10 minuti, un quarto d'ora, non di più, perché le parti sono d'argento. Se ci sono tra l'altro dei pennini in oro è facile anche un po' deteriorarli se ci dimentichiamo e li lasciamo lì per una notte. Ecco, allora, dopo l'aceto ho cominciato ad avere qualche leggero movimento, ma ancora niente, non si riusciva a staccarlo. Una goccetta di limone giusto per rafforzare questa pozione magica, e finalmente sono riuscito a svitare, e vi faccio vedere come. Allora, con un po' di pressione, ma non tanta, vi ripeto, perché il timore di rovinare l'assetto dei rebbi, per uno come me che non è proprio un pennaio di professione, è sempre lì alle porte. Quindi eccolo qua, vedete, adesso, avendolo svitato, posso sfilare il pennino, ma
come vedete il pennino è attaccato con queste due alette, con queste due linguette, al conduttore. Allora serve ancora un pochettino di tecnica per tirarle via, perché non si sfila. Non mi fido a farlo, vedete, retrocedere, perché dovrei fare forza sul canale, e assolutamente no, perché se si spezza lo buttiamo via. Quindi cacciavitino, oppure quando servono bisogna passare anche ad attrezzi anche ancora più sottili, proprio per cercare di non danneggiare e di non graffiare soprattutto l'argento. Facciamo una piccola, proprio piccola pressione, eccola qua, sulle due alette, che è praticamente un collare che va a serrare lievemente, ma non tanto, infatti è molto morbido, lievemente il nostro conduttore. A questo punto dovremmo essere in grado, senza fare danni, di poterlo sfilare. Vorrei che rimanesse in sede, eccolo qua, infatti, che esce. Che rimanesse in sede, intendo dire, eccolo qua. Allora, cosa ho fatto? Ho salvato il pennino con il suo anello, lo vedete questo collarino? Eccolo qua. E ho sfilato il conduttore, che dopo il bagnetto che ho fatto è nuovo, che più nuovo non si può. Però siccome il bagnetto l'ho già fatto, vi prendete uno spazzolino di quelli con setole folte, secondo me il consiglio è quello, setola folta ma pelo molto morbido, e gli date proprio una spazzolatina sul canale. La penna è usata pochissimo, quindi è come fosse nuova, però il canale, che è sottilissimo, ecco, in questi casi, per esempio, se avete dei problemi di flusso potete provare a intervenire secondo le vostre capacità, ma insomma farò un tutorial un po' più avanti per questo. Direi che adesso il pennino e il suo gruppo scrittura è a posto. Io lo vedo proprio come fosse nuovo, è pulitissimo il canale anche. Il gruppo della John Sterling è diverso da quella della Omas Rinascimento, perché questo anellino, per esempio, che nell'altra parte, questo anellino nella Omas è solidale al pennino, mentre invece qui è un finto anellino, perché questa scanalatura che vedete appunto è una sezione soltanto finta, per darle una forma, ma non è una parte meccanica che si possa sganciare. Adesso dobbiamo andare a rimontare. Se vi aiutate con una luce o con una torcia, con una lupe, quello che volete voi, vedrete che all'interno c'è di questo cilindretto, che è l'impugnatura della penna, c'è un foro per far passare il cannello che porta al conduttore, ma c'è anche una scanalatura che vi indica come va posizionato il nostro gruppo scrittura. Vado a rimontarlo. Allora, per prima cosa dobbiamo ricomporre l'accoppiata pennino, bellissimo tra l'altro, veramente un bel pennino, lo sto guardando più da vicino, mi dispiace che la camera, non ho voglia di montargli l'obiettivo, l'aggiuntivo tele, perché non so neanche dove l'ho messo in questo momento. Andiamo a ricomporlo e dovremmo... Allora, intanto ci aiuta questa scanalatura che vedete qua. Vedete che c'è una scanalatura qui? Ecco, questa ci aiuta per capire fin dove si ferma il pennino, perché non è una stima che facciamo col nostro occhio, ma è proprio una svasatura meccanica che ci aiuta ad arrestare. Infatti più di così non va. Diamo una piccola serrata alle due alette. La diamo stringendo, né più né meno. La stringiamo un pochettino, perché vedrete che per farla entrare nel cilindretto dovremmo per forza fare così. Ora vado a vedere, permettetemi che lo faccio verso la mia fonte di luce, vado a vedere come posizionare, eccolo qua, come innestare dunque l'alimentatore nel cilindretto, e poi dovrò far altro che serrare con le dita, aiutarmi a serrare le alette che avevo divaricato leggermente prima, per far
entrare nuovamente il pennino e il conduttore. Adesso avvitando, ma sempre con la stessa delicatezza di prima, magari aiutatevi con un panno, con della carta, controllando sempre che il pennino e il conduttore siano in asse, andate a serrare, a stringere, ecco, come era prima. Non dovete serrarlo a morte, come si dice, o a vita persa. Eccolo qua, adesso è a posto, fatemi verificare. Per fare questi lavori munitevi sempre della strumentazione necessaria. Questa è una lupe, per esempio, ma anche un passafili è ottimo. Questa è una lente. Vi posizionate il pennino con i due rebbi davanti al vostro occhio e ovviamente a favore di luce. Io adesso, siccome sono in camera, devo farlo contro luce, proprio per motivi televisivi, diciamo, usiamo questo termine. Lo vedo a posto, vediamo se riesco a farlo vedere anche a voi. Ok, missione compiuta, via questo, via quello. Bene, non ci resta che montarla. Oh, mi serve la carta, ma capita anche a voi che, come si dice quando manca, che il calzolario va in giro con le scarpe rotte. Ecco, io ho blocchi di carta dappertutto, di qui, di là, di ogni tipo, razza e credo, e quando mi serve un po' di carta per provare sono sempre a corto. Diamole un attimo di tempo per accelerare l'arrivo dell'inchiostro. Non fate altro che con un panno o un pezzettino di carta appena inumidito di passarlo così sul pennino, che per capillarità comincia ad affluire. Eccolo qua, va bene, vediamo, eccoci qua. Diamole un attimo per arrivare. Oh, allora ci siamo adesso. Ma quanto è bella sta penna, John Sterling. E adesso finalmente siamo ok, possiamo dire di aver fatto la missione e di aver compiuto e portato a termine il nostro obiettivo. Bene, vi ringrazio per seguire il canale di Stylographic Art, il mio canale dedicato alle penne stilografiche. Vi aspetto ai prossimi video dove si parlerà per l'appunto delle carte, di questo mondo meraviglioso, perché ero partito pensando ad una cosa, ma man mano che insomma si va avanti si scoprono tantissime cose. La parte della finitura delle carte mi ha portato poi a studiare anche i processi produttivi della carta. Ecco perché ho dovuto ritestare volte e più volte gli stessi tipi di carta per capire da dove deriva e perché e come poi si riverbera sul nostro mondo della calligrafia, della scrittura calligrafica. Grazie a tutti, vi aspetto ai prossimi video e come sempre saluti inchiostrati da Marco Chiari.